chi se ne frega. Abbiamo in collegamento Franco Ordine. Franco, ben ritrovato. Ciao. Pomeriggio a voi. Franco, stiamo facendo un po' il punto della situazione in quest'ultima sosta di campionato di quello che ha dato il mercato al Milan, cioè Sì. obiettivamente poco. Alla fine, dopo 7 mesi, come possiamo giudicare quello che è stato fatto in estate? È stato fatto, secondo me, un calcolo sbagliato, che parte da un'idea calcistica, da una valutazione calcistica giusta, ma arriva a un risultato sbagliato. Cioè, qual era la valutazione? Il Milan nella parte finale della stagione aveva denunciato una scarsa capacità realizzativa da parte della tre quarti, a eccezione naturalmente di Leao, che da solo ha fatto la differenza. Allora dicono: dobbiamo migliorare la tre quarti. Tanto è vero che non so se ricorderete, ma il primo giorno dopo lo scudetto, quando andiamo a casa Milan, ci dicono prendiamo un 7 molto forte, che poi, ricostruendo con le cose che abbiamo capito e saputo successivamente, l'idea era Zaniolo, ma siccome la Roma sparava 50 milioni, naturalmente è diventato immediatamente non raggiungibile, per cui a quel punto hanno dovuto cambiare nuovamente obiettivo, e noi non dobbiamo dimenticare nemmeno come erano partiti, e cioè nel famoso mese di giugno, quando c'era ancora in ballo il rinnovo dei contratti di Maldini e Massara. Loro avevano un po', diciamo tra virgolette, messo nel dossier i nomi di Potman, e meno male che non è venuto, e di Renato Sanchez, e meno male 2 volte che non è venuto, perché uno mi sembra dal rendimento non eccellente e probabilmente avrebbe tolto spazio adesso anche al giovane Ciao. L'altro, obiettivamente per motivi di natura fisica, avrebbe avuto un rendimento pari a 0. Però diciamo tutte queste valutazioni messe insieme ci fanno pensare che c'è stato una sorta di stop and go che ha in qualche modo condizionato. Ma quello che mi meraviglia ancora è questo innamoramento di De Ketelaere, perché oggi, alla luce diciamo dei primi mesi, secondo me, poi magari sarò smentito e lui diventerà il nuovo De Bruyne, però alla luce di questi 7 mesi a me pare che sul conto suo sia stata fatta una valutazione non sbagliata, non tecnica, perché quella c'è e quella si vede, secondo me una valutazione sbagliata del ragazzo, del carattere, del temperamento, perché quello che trovo deficitario in questi 7 mesi da parte di De Ketelaere è il temperamento, il carattere. Vi cito un solo dettaglio che per me è diciamo tra virgolette decisivo, e cioè voi lo vedete quando si ferma fuori dai cancelli di Milanello a firmare gli autografi? Sì. Vedete la faccia che ha, sembra uno reduce da un dispiacere grande. Obiettivamente, voglio dire, una volta che sorrida, una volta che secondo me il deficit è lì nel carattere, nel temperamento. Franco, io citandoti ho una curiosità e una domanda. La curiosità è, dato che tu fai sempre domande in conferenza a Pioli, se invece avessi la possibilità di fare una domanda in questo momento qua a Paolo Maldini, cosa gli chiederesti? No, a Paolo Maldini gli chiederei perché, per quale motivo non avete mai sostituito Kessie, o meglio ancora, lo avete sostituito con l'ultimo giorno di mercato con Branks. La domanda che ti faccio invece è, secondo te è più un problema mentale che ha portato a un'involuzione tattica o viceversa?
Allora, secondo me i problemi in questo momento sono di due tipi. Il primo, il Milan è una squadra che quando sta bene fisicamente ti viene a prendere alto, non ti toglie il respiro e ti procura grandi guai. In questo momento il Milan non ha quella salute fisica. Primo. Secondo, il Milan è composto per larga parte da debuttanti nella condizione di campioni d'Italia e quindi gente che non è abituata a tenere per lunghissimo tempo la stessa tensione e la stessa attenzione, che è un po' il ragionamento che ha fatto Ibra dopo Udine. Sì. Quindi questi due fattori intrecciati e combinati insieme procurano quello che sta avvenendo adesso nel Milan, con in più un aggravante, e cioè lo scadimento di forma di alcuni giocatori rispetto allo scorso anno. E per me non è il primo della lista Leao, come erroneamente si legge e si vede da qualche parte, ma il primo della lista per me è Tomori. Io ho le ultime due domandine finali, Franco, da farti. La prima è riferita a quello che hai chiesto un po' di tempo fa a Pioli, nemmeno troppo velatamente. A un certo punto nel periodo proprio pessimo del Milan di gennaio gli hai fatti intendere di coprirsi un po' di più. Pensi che sia il momento di cambiarsi d'abito ancora una volta, magari partendo dalla difesa 3? Secondo me sì, ma lui stesso lo ha già lasciato intuire dopo Udine, ma il problema di fondo non è tanto il cambiare, ripeto ancora una volta, sistema di gioco, perché si è dimostrato che la difesa 3 regge se tu hai certe condizioni fisiche e psichiche. Appena molli un po', come è successo a Udine, anche la difesa 3 non ti risparmia le figuracce. Quindi secondo me deve tornare, può tornare al 4-2-3-1 classico. Io lo farei tenendo naturalmente anziché Benasser e Tonali, proverei con la coppia Benasser-Krunic, per un motivo semplicissimo, perché Tonali in questo momento mi sembra quello un po' più, diciamo, in difficoltà dal punto di vista fisico, oppure come alternativa per Napoli i tre davanti, i tre in mezzo, e cioè Benasser, Tonali e Krunic. L'ultima cosa che ti chiedo è se realmente pensi che questa squadra possa fare tasto on il 12 di aprile e improvvisamente riaccendersi per la Champions. Insomma, per poterlo stabilire oggi dovrei tirare a indovinare e fare il mago Selma. Siccome io non indovino nemmeno che tempo c'è domani mattina leggendo sul meteo, allora mi astengo. Dico soltanto che il tutto sarà esclusivamente merito della capacità e della forza di questo gruppo di ricaricare le pile e di rimettersi in sesto dal punto di vista della tensione e della attenzione. Franco, grazie ancora una volta, buon pomeriggio, alla prossima. Saluti. Grazie. Ciao Franco. Salutiamo Franco Ordine, torniamo in studio per le ultime due grafiche. Partiamo subito con la grafica numero 7.